Qualcuno ti ha detto che per diventare un buon fotografo o un fotografo professionista devi usare la modalità manuale. Ma non sei molto sicuro di usare la modalità manuale, magari perché non sai neanche da dove cominciare. In questo video ti faccio vedere gli step necessari per scattare una foto in manuale adesso. Che si dice ragazzi, io sono Emanuele e oggi ti farò vedere come scattare una foto in manuale, lo faremo insieme, per cui se hai una fotocamera con funzioni manuali, potrebbe anche essere lo smartphone se vuoi, stop il video, prendila e seguimi. Parto col dirti che non penso che tu debba scattare in manuale a tutti i costi per essere un fotografo migliore o un fotografo professionista. Personalmente io scatto quasi sempre in manuale, ma conosco tanti colleghi che scattano a priorità di diaframmi ad esempio, per la maggior parte dei loro lavori. Quindi non vergognarti se non scatti in manuale, non devi farlo, ma ci sono talmente tanti benefici nello scattare in manuale che mi hanno fatto prendere questa decisione. E mi piace fare fotografia così. Ok, torniamo al nostro video. Se hai voglia di scattare in manuale anche tu o imparare perché magari non l'hai mai fatto e sei un pochettino titubante, questo video ti aiuterà a farlo in maniera pratica. Ma ti ripeto, non devi farlo per forza. Se non l'hai già fatto, dai un'occhiata qui al mio ultimo video dove ti spiego le basi della fotografia in poco più di 10 minuti. Lo troverai comunque alla fine del video nei suggeriti. Allora, questo video sul fare la nostra foto in manuale si applica in condizioni di luce naturale, perché se dovessimo scattare con uno o più flash le cose sarebbero un po' differenti. Farò un video dedicato a come fare una foto con l'uso dei flash, poi lo vedremo. Ok, noi siamo qui nella scena della nostra sessione fotografica. Potremmo scattare delle foto a una sola persona, o una coppia, o anche un gruppo di persone, una famiglia, anche un cane, un gatto. Perché no? Potremmo fare anche la foto a un oggetto. E oggi faremo la foto a un oggetto. Vado a prendere qualcosa. Ed eccola qui. Vediamo se è a fuoco. Non la vedete? Eccola. Una bellissima bottiglia di Coca-Cola. Pubblicità progresso, ovviamente non lo dite a nessuno, ma Coca-Cola mi sta pagando 1 milione di euro per fare questa foto. Ok, a parte scherzi, ok, se non l'hai già fatto, scegli anche tu qualcosa da fotografare, così faremo questo esercizio insieme. Allora, prima di prendere la nostra camera, intanto posizioniamo il soggetto vicino a una fonte luminosa. Se non hai una fonte luminosa artificiale, come potrebbe essere questa qui che non si vede, che però vedete che mi illumina, potrebbe essere anche la luce di una finestra. Non sottovalutare la luce, è fondamentale per avere una bella foto, mi raccomando. Ora, in questo caso io sto usando uno dei piccoli softbox che mi stanno illuminando, ma ricorda che anche questa può essere considerata luce naturale, o per meglio dire luce continua. Infatti non è un flash, facciamo la differenza con la luce dei flash. Per adesso ti basti sapere che scattare con i flash è diverso da scattare con una luce continua. Lo vedremo, già te l'ho promesso più di una volta. Bene, ora che abbiamo il nostro oggetto, o persona, o cane, o gatto, qualsiasi cosa, o unicorno, vedete voi, di fronte a noi, ora che lo abbiamo qui, possiamo prendere la nostra fotocamera, ok? Voglio che lasci tutti i settaggi così come sono. L'unica cosa che devi fare è impostare la macchina in manuale, per cui se non è in manuale, impostala in manuale. Ti do un secondo, vai, fatto? Ok, la mia è già in manuale e al momento siamo a... ok, te lo dico, un 250esimo di secondo, f8, ISO 100, perché ho avuto una breve sessione in studio ieri e quindi ancora è con questi parametri. Bene, qualunque siano i tuoi parametri al momento non importa niente, l'importante è che adesso la macchina è totalmente in manuale. Full manuale, mi raccomando, si scatta come i grandi. Ok. Ogni tanto qualche cosa mi parte. A proposito, se quello che stai vedendo, se questo tipo di contenuto ti piace, lasciami un like, è l'unica cosa che ti chiedo, è davvero importante per me, ok? Ora che hai preso la tua macchina ti puoi domandare da dove comincio? Ok, te lo spiego io. Come prima cosa impostiamo la sensibilità ISO. Magari ti sembrerà strano, ma in questa fase cerchiamo di capire quale possa essere più o meno la giusta sensibilità ISO. Quindi tiriamo a indovinare? Beh, sì, però con l'esperienza, insomma, uno riesce più o meno a capire in base alle condizioni della stanza o alle condizioni dell'ambiente in cui siamo che sensibilità usare.
ci serve un punto di partenza e cominciare dall'ISO è abbastanza standard. Quindi se sei fuori all'aria aperta e hai a disposizione tanta luce, probabilmente la sensibilità ISO corretta sarà 100 o 200 se sei all'ombra, 400, ecco. Se invece sei in interna come in una stanza, magari sei probabilmente tra gli 800 e i 1600 ISO. Se la situazione di luce è abbastanza scarsa, quindi scarsa diciamo, 3200 o 6400. Mi raccomando, questi sono valori indicativi, non significa che sono così dappertutto, ok? Prendili come valori indicativi. In definitiva, il primo passo da fare è guardarti intorno, vedi un attimo che tipo di luce c'è, quanto forte possa essere e impostare la sensibilità basandoti su questo. Cioè fai una stima di quello che potrebbe essere secondo te la sensibilità ISO corretta. Vedrai che col tempo ci andrai sempre più vicino. Quindi mi raccomando, fai tanta pratica. Ok, ad esempio qui io penso che posso impostare l'ISO intorno agli 800. Partirò così, imposterò l'ISO intorno agli 800. Questa è una Nikon D800, quindi premo qui il pulsantino dell'ISO e poi salgo con l'ISO fino a 800. E questo è il primo step. Step numero 2. Adesso decido quanta profondità di campo voglio nella foto. Voglio tantissima profondità di campo così che il mio soggetto e anche il muro là in fondo siano a fuoco, oppure voglio solo il soggetto bello nitido e tutto il resto sfocato, bello pastoso. Personalmente io preferisco un soggetto bello nitido e tutto il resto che sparisce nello sfocato, perché scattando ritratti questa è una diciamo delle tecniche che mi piace di più adoperare. Quando scatto dei soggetti generalmente scatto intorno a f2, ma anche di meno, f1.8, 1.4, se ce n'è la possibilità che abbiamo la lente, perché no, questa scatta a 1.4 per esempio. Quindi per quanto riguarda questa bottiglia noi la scattiamo a f2, così che bene o male se voi avete una lente economica tipo un 50 mm f1.8 potrete farla molto simile. Però non ti preoccupare, anche se dovessi avere una lente kit, spingi in avanti la tua focale, quindi magari la scatti a 55 che è il massimo della tua focale e poi di conseguenza facciamo lo scatto. Non ti preoccupare, lo sfocato ti verrà lo stesso, stai tranquillo. Quindi per questa bottiglia la andremo a scattare a f2. Ok, qui ho la camera, la Nikon D800 e qui da questa ghiera controllo i diaframmi. Allora me li vado a impostare a f2, da f2.0, da f8 a cui ero, scendo a f2. Quindi alla fine di conseguenza potremo impostare la nostra velocità di scatto in maniera tale da avere una esposizione più o meno corretta, ok? Non dobbiamo essere straprecisi. Posso alzare la mia velocità di scatto se ho troppa luce e voglio che la mia immagine sia un po' più scura, oppure posso abbassare la mia velocità di scatto se non ho luce sufficiente. Quindi ho scelto che sensibilità usare, ho scelto che apertura usare, ora posso usare la velocità di scatto per scurire o schiarire. In generale, ma non è una regola vera e propria, preferisco avere la velocità di scatto sopra il 200esimo di secondo. Come visto prima era impostato un 250esimo. Ma nella maggior parte delle occasioni, per evitare qualsiasi tipo di sfocatura di movimento, appunto, preferisco avere dei tempi abbastanza veloci. Se per qualche ragione però vorrò della sfocatura di movimento, magari per prendere una scia di un tram che passa, eccetera eccetera, non saprei, potrei appunto abbassare i tempi di scatto e adoperare questa tecnica. Però ripeto, la maggior parte delle volte, soprattutto se vado a scattare dei soggetti, non la vorrò. Già qui possiamo dare uno sguardo all'esposimetro prima di impostare i tempi di scatto e così vediamo più o meno se ci darà 0. Quindi se più o meno la nostra esposizione sarà corretta. Dico più o meno perché l'esposimetro interno fa sempre una stima di ciò che la fotocamera vede. Per essere sicuri ci vorrebbe un esposimetro esterno, ma questo è un altro discorso che vedremo in un altro momento, in caso. Quindi lasciamo un 200esimo di secondo e poi siamo praticamente pronti per il nostro scatto. Ma dimenticavo, step 4, avevo pensato a 3 step ma questo è ugualmente importante. Se ho stimato la sensibilità ISO a 800 per esempio e poi ho deciso che voglio una piccola profondità di campo, quindi ho impostato la mia apertura a f2 come abbiamo fatto e poi vado a impostare la velocità di scatto, ma mi accorgo che per avere una esposizione corretta mi serve tipo un 60esimo di secondo, un 40esimo di secondo, è chiaro che ho stimato gli ISO troppo bassi.
quindi li porterò su in modo che avrò una velocità che mi garantisca di non avere sfocatura di movimento. Spero sia chiaro. Oppure ho impostato l'ISO e l'apertura e la velocità corretta mi dà 1 millesimo di secondo oppure 2 millesimi di secondo. In questo caso ho stimato l'ISO troppo alti e se voglio posso abbassarli per avere anche un'immagine più pulita, più libera dal rumore digitale. Lo abbiamo già visto nei precedenti video. In questa situazione ho ISO 800, F2 e un 200 di secondo. E adesso andiamo a scattare. È venuta bene, facile no? E quindi imposta l'ISO, decidi la profondità di campo e poi imposta i tempi di scatto per avere un'esposizione corretta. E così avrai fatto la tua foto in manuale. Benvenuto tra i fotografi seri. Vabbè, ovviamente la cazzata del momento la dovevo dire. Come ultima cosa, se ti va, mandami in direct su Instagram, che ti lascio qui da qualche parte, la tua foto che hai scattato seguendo questo video, seguendo questi consigli. Ci voglio fare un video presto con le vostre foto, dove magari le commentiamo insieme. Ok, è tutto per questo video, quindi spero vi siate divertiti, lasciatemi un like, noi ci rivediamo presto con un prossimo video. Ciao!